Salve, questa è l'unboxing con successiva poi prova di questo compressore digitale portatile marchiato P AutoStore, acquistato su Amazon intorno ai 25 euro, con anche perché c'è un coupon con il 15% di sconto per chi ne acquista almeno uno. Come vedete è made in Cina, quindi anche se è venduto, queste sono le caratteristiche: la presa 12 volt, un'uscita di 120 watt, poi c'è il range di misura della pressione che va da 0 a 100 psi. Infatti ci sono tre unità di misura, c'è sia psi che bar e un'altra unità di misura. L'accuratezza tramite più o meno arriva a un massimo di 35 psi, aggiungendo sottraendo 1. Poi la lunghezza del cavo di alimentazione, cioè la presa scientifica, è circa 3 metri, mentre quello del gonfiaggio lo farò vedere più in avanti. Sul lato potete vedere, questa è la figura, questo è lo scatolo. All'interno della confezione c'è questa comoda borsetta e poi c'è il compressore. All'interno c'è sia il coupon con un 20% di sconto che il manuale di istruzioni, che è solo in inglese. Vedete? Bene, mi spiega tutte le operazioni per effettuare il gonfiaggio, praticamente inserendo l'accendisigari, il display si accende, poi con il tasto M vado a memorizzare la pressione, con il tasto M vado a scegliere, a cambiare la scala di misura, e poi con più e meno vado a mettere la pressione desiderata. Una volta arrivata a quella pressione, il dispositivo si spegne automaticamente. Questo è il pulsante praticamente sia di accensione che di spegnimento. In questo caso è spento, anche se non è spento totalmente, perché quando vado ad accendere, vado ad inserire nella presa accendisigari, si accende il display, poi se ripremo questo pulsante, vedete, si alza e parte il compressore, e poi si ferma in modo automatico. Per quanto riguarda poi gli accessori, abbiamo questi 8 cappucci coprivalvola antipolvere, poi abbiamo, questo è il cavo del gonfiatore, vedete la lunghezza, ecco, questo è la lunghezza massima del cavo, vedete? Si aggancia, si avvia direttamente alla valvola. C'è una piccola perdita di pressione sia quando avvito che quando svito, quindi quando lo vado a impostare conviene mettere una pressione un po' più alta. Ad esempio, se il mio pneumatico ha una pressione di 2,4, vado a mettere un 2,5, un 2,6 in modo da rimediare alle perdite. Poi qui dietro ci sono i vari accessori, c'è l'ago per gonfiare, vedete, i palloni, e quest'altro qui è un altro attacco per invece i gonfiabili. Il modello in questo caso permette di gonfiare un pneumatico di medie dimensioni da sgonfio a 2 bar in meno di 6 minuti. Per quanto riguarda il rumore, sì, è alquanto rumoroso. Io ho provato anche quello originale della Fiat, il Fix and Go, e anche quello comunque risulta, se non rumoroso come questo, comunque poco ci manca. Vedete, qui sulla scatola infatti ci sono tutte le possibili cose che posso fare con il, vedete, ci sono i gonfiabili, i palloni, le biciclette, le motociclette e le auto. Ecco perché si parla di uso multiplo. Niente, adesso passiamo alla prova pratica. Sì.
In questo momento ho collegato il compressorino, vedete, alla presa cilitrica della macchina, vedete, mi dà la pressione in PSI. Premendo M vado sul bar, un'altra invece KPA, stabilisco, vedete in questo caso bar, la pressione della gomma in questo caso è 1,85, quindi devo portarla a 2,4, tengo premuto, vedete, più incomincia a lampeggiare fino a quando arrivo a 2,4, ecco qui, lampeggia, si ferma, vuol dire che è memorizzato. Adesso vado a premere il pulsante centrale e parte. Ecco qui, da 2,4 si è spento. Adesso schiaccio il pulsante, ecco che si blocca. Poi vado a svitare, vedete? C'è questa piccola perdita di aria, quindi conviene inserire una pressione, più alta per evitare appunto che quando vado a svitare e sganciare vado a bilanciare le perdite